Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto grazie a tutti per i molteplici iscritti che stanno arrivando sul canale e soprattutto le miriade di visualizzazioni che pian piano arrivano all'interno del canale. Ovviamente io non posso piacere a tutti. In virtù di questo, per chi mi segue, volevo dirvi che sabato questo convoglierò a nozze, quindi per le prossime 3 settimane sarò in viaggio di nozze. Mi piacerebbe chiedervi un ulteriore sforzo, se ovviamente volete farlo, non è assolutamente obbligatorio, è quello di andarmi a seguire su Instagram. Qua sotto vi lascerò il mio profilo Instagram, comunque potete tranquillamente trovarlo. Nella home page del canale in alto a destra ho messo il link del mio profilo Instagram, quindi se hai voglia metti un bel segui e io ovviamente vado a ricambiare. In virtù di questo ragazzi volevo portarvi un ultimo prodotto sul canale per poi dare questo stop tra virgolette di 3 settimane, perché materialmente non avrò nessun tipo di telecamera o comunque prodotto da provare e da portarvi sul canale, quindi mi prendo queste 3 settimane di ferie. Oggi sono qua anche per parlarvi di questo prodotto che ho acquistato della Camry. È un riscaldatore di tabacco abbastanza interessante, ma vorrei sapere voi che cosa ne pensate. È il Camry, vediamo se mi ricordo, GXG12. È un riscaldatore di tabacco che a me personalmente mi ricorda molto una sigaretta elettronica, è abbastanza, diciamo, pesantino da portare in giro. Che particolarità ha? Allora, innanzitutto la scatola è abbastanza povera, perché al di là di un cavo e questo ricambio, che in realtà è l'aghettino che ci sta all'interno di questo cap, che poi magari andiamo a vederlo nello specifico, sinceramente appena l'ho messa sotto carica, ho voluto provarla, non tirava, aveva questo grosso difetto. Ho detto vabbè, dato che abbiamo il ricambio all'interno della scatola, perché non cambiarlo? Ho cambiato il ricambio ed effettivamente sono andato a risolvere il problema, che era sostanza otturato il tiro, quindi io non avevo nessun tipo di aria, visto che qui abbiamo dei buchetti appunto per prendere l'aria per poi andare a fumare il nostro stick. Sinceramente vi posso dire un paio di cose. Ora mi aiuterò con una scheda in modo tale che riesco a darvi qualche caratteristica e poi facciamo la nostra solita prova di fumo. Ovviamente la mia recensione, come vi dico sempre, non sarà di tipo tecnico, quindi se cercate una recensione tecnica non è questo il video. Vi darò qualche caratteristica, perché secondo me è giusto presentare un prodotto e dare qualche specifica in più. Poi facciamo la nostra prova di fumo e andiamo a capire se è un prodotto valido oppure no. Partiamo con 2 dati tecnici, giusto per comprendere di che cosa stiamo parlando. Come vi ho detto, abbiamo un buon 20 cm per 1,5 cm di larghezza, quindi è abbastanza pesante. Capacità della batteria, essendo comunque un dispositivo che, questo, parliamoci chiaro, questa parte qua è il vano batteria, abbiamo 1900 mAh. Ovviamente è incorporato, quindi non si può staccare la batteria, non si può aprire, non si può fare nulla. Tempo di ricarica, il tempo di ricarica sono 2,5 ore, quindi 2 ore e mezza. A ricarica completa possiamo andare a fumare esattamente dai 25 ai 30 stick. Abbiamo una particolarità, vedete questa ghiera, adesso io ve la farò vedere da vicino sperando che mette a fuoco. Allora, qui abbiamo questa ghiera in sostanza che, andandola a girare, abbiamo 3 modalità, quindi high, medium e low. Ci sono, sinceramente, io la utilizzo solo e esclusivamente in high, ora vi spiegherò il perché. Perché provandole sia in low che in modalità medium, personalmente fa veramente poco fumo e poco calore, quindi
non mi dà l'appagamento che vorrei. Quindi se doveste eventualmente andare ad acquistare questo tipo di prodotto, ricordatevi che io lo utilizzo alla massima potenza. Detto questo, ragazzi, allora la regolazione della temperatura, io ho scaricato tra virgolette due dati giusto per darvi un'indicazione. Allora abbiamo il low, sono esattamente 240 gradi centigradi, il medium sono 250, la massima potenza sono 260 gradi centigradi. Quindi rispetto ad IQOS, rispetto comunque a IceMod, è un dispositivo tra virgolette simile, con più batteria, ma ha un grosso difetto, ragazzi. Adesso l'andiamo a vedere, facciamo questa, diciamo, prova di fumo, andiamo a verificare esattamente se mi appaga oppure no. Ditemelo voi, se lo utilizzate, se conoscete questo tipo di prodotto, fatemi sapere come vi trovate. Ci sono tante recensioni su Amazon, io l'ho acquistato, come al solito io vi lascio qua sotto il link di acquisto. Se eventualmente vorreste andare a supportare il canale, io guadagno veramente pochi centesimi di euro. Appena avrò un piccolo gruzzoletto, vediamo di acquistare altri dispositivi per andarveli poi a recensire, portarveli sul canale e magari farvi risparmiare qualche soldino, perché diciamocela tutta, il dispositivo perfetto forse esiste e forse no, sicuramente bisogna andare a provarli. Ci sono tre colori, c'è in colorazione nero, colorazione argento e bianco. Io l'avevo scelto bianco ma mi è arrivata nera, quindi ahimè, purtroppo devo tenermi questa cosa. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, che cosa troviamo all'interno della confezione? Troviamo ovviamente il dispositivo Camry GXG i2, quindi batteria. Poi abbiamo questa sorta di, qua dice swap, ma sinceramente non è nient'altro che questo pin che andiamo a svitare. Vediamo, questo qua è il pin che poi va a contatto tramite questo penso polo positivo, presumo. Se dico cazzate ditemelo sotto nei commenti. All'interno troviamo questo aghetto tipo la IceMod, per chi non ha visto il video magari ve lo lascio qua sopra. Questo aghetto in realtà poi andandolo a aprire, adesso fatemi aprire qua, ecco qua, si può andare a pulire esattamente tramite questi, aspettate, si può andare a pulire perché all'interno troviamo questo kit tra virgolette di pulizia, che non l'ho ancora aperto ma non mi sembra molto pratico rispetto a quelli che conosciamo imbevuti, che secondo me funzionano molto meglio. Andiamo a rimontarla, quindi abbiamo visto anche come è composta tra virgolette questo riscaldatore di tabacco. Vediamo che nel momento in cui il pin va a contatto con la batteria, questo lampeggia. Questo è magnetico, quindi vedete e sentite anche che quando entra nella sua sede fa questo clac, quindi non è un problema. Allora, qua sotto mi raccomando c'è questa ghiera che sinceramente a volte si inceppa, a volte no. Non è fatto proprio benissimo questo Camry, mi spiace dirlo. Non ha un prezzo molto elevato, perché se non ricordo male l'ho pagato 27 euro, quindi sinceramente va bene un po' per tutti. Per chi eventualmente volesse iniziare, non vuole spendere tanti soldi per IQOS, che magari uno dice io poi la metto nel cassetto, la lascio lì, non la utilizzo più, magari questo Camry potrebbe essere, come dire, la soluzione. Come funziona questo dispositivo? Il dispositivo è molto semplice, si va a premere da questa parte di qua, lui vibra, lampeggia, tiriamo fuori la nostra sigarettina. Ovviamente vado a fumare una bella sigaretta alla menta, visto che fa un po' caldo. Queste sono le Amil, se non avete visto la recensione andatevela a vedere, è molto interessante. Andiamo a svapare, andiamo a fumare, andiamo a inalare il fumo, chiamatelo un po' come vi pare.
Ragazzi, produzione di fumo è pazzesca, veramente ottima. Questo è un punto a suo favore. Come vi dicevo, io personalmente la vado a fumare in high, quindi massima potenza, per questo motivo. Colpo in gola sicuramente interessante, tenete conto che sto fumando comunque delle sigarette alla menta, anche fumando altri tipi di stick al sapore di tabacco, il colpo in gola è sicuramente ottimo. Ha un grosso difetto però, dura veramente poco. Siamo al terzo tiro. Adesso con calma vedremo quanti tiri riusciamo a fare. Io penso che non arriviamo a 6-7 tiri. Vedete che la produzione di fumo è un grafico sicuramente costante, è un grafico interessante, che è un dispositivo che io consiglio a tutte quelle persone che non vogliono spendere un fracco di soldi, non vogliono spendere comunque parecchio per poi andare a lasciare il dispositivo nel cassetto. 27 euro non sono tanti, abbiamo, se non erro, il dispositivo vi arriva con il Corriere Bartolini, in una giornata ce l'avete a casa, quindi voglio dire, meglio di così Amazon penso che lo conosciamo tutti. La produzione di fumo, ragazzi, comunque è una vera bomba, una vera bomba. Questo è un pregio pazzesco di questo riscaldatore di tabacco. Da Dio, veramente, per chi volesse iniziare a fumare il riscaldatore di tabacco, io lo consiglio perché? Perché abbiamo un ottimo colpo in gola, il calore si sente, si percepisce, non è un problema, il grafico non lascia desiderare come tanti altri dispositivi che negli ultimi tiri il grafico scende notevolmente e purtroppo, sinceramente vi dico, questo io non ho notato questo difetto. Vedete che comunque la fumata rimane comunque costante. Allora, il tiro è un po' rumoroso. Tramite questi fori che vedete è un pochino arioso, è molto simile, vi posso dire, non all'Icos, ma all'Icemod, più o meno come tiro. Vedete che, non so se avete visto, se vi siete accorti, ma si è già spenta. Basta, è finita. Questo è un grosso difetto per questo dispositivo. Siamo arrivati praticamente al settimo tiro e il riscaldatore di tabacco si è praticamente già spento. A me non ha convinto per questo motivo. Sinceramente preferisco IQOS, preferisco Icemod, comunque abbiamo i 6 minuti di tiri, 14 tiri che siano. Bene o male, in tutti i riscaldatori di tabacco che io ho portato sul canale abbiamo più o meno questa tendenza. Addirittura ce ne sono alcuni che hanno una tendenza maggiore a livello di tiri, però più o meno siamo tutti sui 6 minuti. Questo, ragazzi, non arriviamo al settimo tiro, si è già spenta, quindi vedete voi, io ve lo dico, a me personalmente non appaga come fumata, è un ottimo dispositivo per provarlo, per testarlo. Io ho voluto acquistarlo e portarvelo sul canale, è un po' pesantino da portare in giro, un po' ingombrante perché vedete che comunque io ce l'ho in mano e mi escono ancora penso 5 cm più lo stick di tabacco. Qua abbiamo un buon quasi 20, più o meno 20 centimetri di roba da portare in giro. Sembra un po' più una sigaretta elettronica rispetto che un riscaldatore di tabacco tradizionale normale. Questo secondo me è un punto a sfavore, quindi i due punti a sfavore sono
pochi tiri e secondo me il peso e la dimensione è troppo elevato, però ha sicuramente dei pro. Il pro è una fumata costante, un calore costante, un hit in gola molto percepibile. Ovviamente bisogna scendere poi a compromessi. Vedete un pochino voi che cosa fare. Lo stick di tabacco si diciamo estrae in questo modo, anche perché all'interno, adesso questa cosa io non ve l'avevo fatta vedere, comunque abbiamo una copertura rispetto al lago, quindi non è un problema. La pulizia è molto semplice perché entrando con uno stick si riesce tranquillamente a pulire, quindi non trovo nessun tipo di problematica. L'unica problematica, come vi dicevo, è il discorso dell'appagamento. A me non appaga assolutamente, quindi per me è bocciato. Se qualcuno di voi lo utilizza e magari ho fatto qualche errore nell'accensione e ho fatto qualche errore nel comunicarvi una qualsiasi cosa, vi prego di scrivermelo sotto nei commenti. Ok ragazzi, io direi che abbiamo concluso la nostra recensione. Mi raccomando, vi ricordo il profilo Instagram per chi volesse eventualmente andarmi a seguire. Innanzitutto vi lascio qua sotto il nome, ma in più vi ho lasciato il link direttamente sulla home page. In alto a destra trovate il link, basta cliccarvi, ci entrate, mi seguite e io ricambierò il segui. A me non interessa avere 200.000 follower, ma sicuramente mi interessa proporvi dei prodotti in anteprima. Se volete scoprire quello che andrò a recensire sul canale di YouTube, seguitemi anche lì. Ovviamente non è obbligatorio, io vi chiedo se volete lo fate, se non volete non lo fate. Quello che dovete fare invece, questo è obbligatorio, iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto questo video che vi ho fatto magari risparmiare qualche soldino, mettete un like, commentate il video, se volete condividetelo con i vostri amici, non ci sono problemi, anzi mi fa solo che piacere. E niente ragazzi, io direi che ci vediamo al prossimo video. Come vi ho detto in principio andrò in viaggio di nozze, quindi per le prossime 3 settimane, se volete seguirmi nel mio viaggio di nozze, vi lascio comunque il profilo Instagram. Detto questo ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Spero che vi siate divertiti e ci vediamo tra 3 settimane. Ciao ragazzi, al prossimo video e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao!